Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore, per la seconda metà di maggio, ragazzi, abbiamo la carta del mondo. Quindi arrivano dei risultati, arriva un completamento, un compimento, un qualche tipo di chiusura, sì, completamento direi. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto, sono valide per il segno solare, il segno lunare e l'ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me o iniziare un percorso di crescita mi può contattare via mail. Sotto in descrizione poi trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 8 di bastoni, un asso di spade, un cavaliere di bastoni. Abbiamo la carta della forza. Mondo un'altra volta, 8 di coppe. E re di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere il movimento energetico e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come se fosse per i single. Se però avete qualcuno in testa vi invito a fermarvi perché nella seconda parte del video andiamo a vedere il movimento energetico dell'altra persona rapportato al vostro. Non importa il tipo di legame che avete con questa persona, se siete conoscenti, fidanzati, amanti, in una relazione senza etichetta, andiamo semplicemente a vedere come si sviluppano le energie. Allora, partiamo da questo 8 di bastoni. Io qui ho la sensazione che stiate aspettando come delle notizie, un qualche tipo di informazione. Potrebbe essere che state anche aspettando qualcuno. Abbiamo un 6 di bastoni e un 10 di coppe. Io credo che qualcuno di voi stia aspettando un riconoscimento, un qualche tipo di partecipazione ad un gruppo, è come una potrebbe anche essere una presentazione ufficiale o qualcosa per lo stile. Andiamo a vedere l'asso di spade. Può anche essere che qualcuno di voi stia ma no, io sento che potrebbe essere la fine di un percorso di studi, una presentazione ufficiale magari in un gruppo lavorativo, potrebbe essere in un gruppo di amici, in qualche nuovo tipo di corso. Può anche essere che stiate aspettando di essere chiamati per qualche cosa. L'asso di spade è spiegato da ruota della fortuna e papa. Mm. Andiamo a vedere anche il cavaliere. Sole, morte e cavaliere di pentacoli. Io ho come la sensazione che in questa, chiamiamola ufficializzazione, ma perché? Perché c'è un 6 di bastoni che è la carta del, di colui che viene premiato perché ha raggiunto un certo traguardo. Il 10 di coppe è una carta di felicità, una carta di festa, quindi secondo me può essere che qualcuno di voi o debba partecipare a qualche festa anche religiosa, perché comunque qui abbiamo il Papa, potrebbe essere, in questo periodo ci sono le comunioni, battesimi, magari qualche matrimonio, oppure potrebbe essere una festa di laurea, magari di qualche familiare. Cioè, insomma, sento che c'è come un evento che vi dà la possibilità di iniziare un discorso
con qualcuno. Andiamo a vedere la forza, perché avete un cavaliere di bastoni, però secondo me è più... ci sono due cavalieri in realtà. Io però ho come la sensazione che non faccia tanto riferimento a questa persona che andrete a conoscere, ma più una persona che avete in testa. Potrebbe anche essere un ideale di persona che avete in testa. Per qualcuno si tratta di un amico, di un'amica. Può anche essere che partecipiate a questa festa con questa persona, ma che comunque non sia niente di ufficiale la vostra unione. In realtà non vedo cuoricini per adesso. Allora, la forza è spiegata dalla temperanza e da un 3 di spade. Credo che qui ci sia bisogno di risanare qualche tipo di delusione, qualche tipo di taglio che c'è stato o che potrebbe esserci, perché per qualcuno questa ruota della fortuna al contrario e questo asso di spade sono come la comunicazione di un ultimatum, sento. Non è come un taglio in realtà, c'è da trasformare qualche cosa, c'è da riportare in equilibrio qualche tema. La carta della forza è una carta di apertura del cuore e qui con questo 3 di spade sento che probabilmente fate un po' fatica. Andiamo a vedere il mondo. Re di Pentacoli Imperatore. Qualcuno sta cercando la propria stabilità, la propria concretezza. Io ho la sensazione che con questo mondo abbiate bisogno di spostarvi da dove siete. Ce l'avete due volte. O è uno spostamento di tipo fisico, quindi magari se dove abitate voi non c'è nessuno di interessante, potreste spostarvi a livello geografico, o potrebbe essere uno spostarsi, visto che dopo abbiamo anche l'otto di coppe, ehm, su altri livelli. Allora, la sensazione che ho io è che vi stiate focalizzando magari nella ricerca del partner o nella conoscenza che state facendo, più sulla parte materiale della persona, quindi può essere sul fatto che abbiano un lavoro stabile, una posizione sociale, piuttosto che certi tipi di abitudini giornaliere, potrebbe essere andare a correre, piuttosto che che tipo di alimentazione ha questa persona. Sento che vi state focalizzando di più sul materiale, sulla parte concreta della relazione, piuttosto che sulla parte, diciamo, emotiva o di compatibilità di carattere. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Regina di spade. Sacerdotessa, 6 di coppe, 3 di coppe. Io sento che voi state cercando in qualche modo la fiaba, la favola, qualche cosa di veramente elevato, qualche cosa che, cioè, o meglio, più che state cercando è il cambio di focus che farete nel prossimo periodo. Perché sento che sì, prima sarà più una questione di magari immagine, di attrazione fisica, di che lavoro fai, piuttosto che dove vivi, perché nella vostra testa state già pensando alla distanza, come fare logisticamente per vedervi, però sento che farete come una specie di cambio o aprirete, visto che qui avete la carta della forza, aprirete un pochettino la mente e andrete come a valutare anche altre cose di questa potenziale conoscenza o relazione, più da un punto di vista mentale e spirituale. Io sento che volete qualche cosa di elevato, volete qualche cosa di bello, come vi posso dire, quell'amore sincero, onesto, fraterno, pulito, genuino,
anche proprio con una connessione spirituale di un certo spessore, dove non serve alle volte parlare, ma basta guardarsi negli occhi per capirsi. Ed è come se steste valutando questa persona secondo questi parametri. Andiamo a vedere il re di coppe. Carro, luna, 9 di spade e 9 di bastoni. Secondo me questa conoscenza può sfociare in qualche cosa di maturo, ridimensioniamo un po', nel senso che effettivamente si tratta secondo me di scavare un pochettino nel dialogo con l'altra persona, ma verranno fuori lati ben importanti secondo me. Vedrete che la persona ehm, ha un'intelligenza emotiva piuttosto sviluppata, anche se è ancora in una fase dove sta cercando di gestire le preoccupazioni, i pensieri, i problemi per conto suo. Voi avete questi da gestire per conto vostro, il punto è trovare questa affinità, questo equilibrio. Segni zodiacali potrebbero essere Leone molto fortemente e un segno di acqua o avere l'ascendente, Cancro, Scorpione e Pesci. Potrebbe anche essere un Toro come voi, un Ariete, Sagittario, Cancro. Va bene, andiamo a vedere l'energia dell'altra persona. Vediamo come si incastra con la vostra. Partiamo con un re di spade, 7 di coppe, 8 di coppe, 3 di pentacoli. La sento un po' ferma questa persona, ragazzi, con le sue idee. 8 di pentacoli, regina di spade, qui abbiamo re, regina di spade. Regina di spade c'era anche qui. Fante di pentacoli e luna. La luna c'è in tutte e due le linee. Allora, secondo me questa persona è piuttosto rigidina, considerato questo re di spade. Potrebbe essere una persona, qui avevate il Papa, effettivamente potrebbe essere un maestro, una guida, soprattutto se siete in una fase dove state facendo, iniziando o finendo, che può essere per molti finendo, considerato il mondo, un corso di formazione. Andiamo a vedere il re. Quindi in questo caso potrebbe anche essere un maestro, un mentore, un coach. Ruota della fortuna, ce l'avete 2 volte nella lettura, ragazzi. E 7 di spade. Mm. Mm. Allora, qui potrebbe essere che la persona non è completamente onesta con voi su quello che è il suo mondo, la sua realtà, le sue dinamiche di comportamento. Sento che con questo re di spade potrebbe essere una persona molto rigida a livello mentale, potrebbe anche avere un ruolo di spicco, magari essere a capo di un'azienda, essere un responsabile, potrebbe essere un ruolo pubblico, però c'è come qualche cosa o della storia di questa persona o di quello che è successo nella sua vita, sì, insomma, della storia, che secondo me non è completamente reale, vero, cioè è come se vi dessero un'informazione, perché tenete presente che voi qui avete l'otto di bastoni al contrario, che di solito parla di un'informazione intermittente, piuttosto che a pezzi.
Quindi può esserci sia un po' scriviamo, un po' no, un po' ci sentiamo, un po' no, oppure ti do informazioni, ma ehm, short answers si dice in inglese, cioè sono le risposte brevi, sì, no. Mm? Non... Sento come se non ci fossero delle spiegazioni alle risposte che potrebbero arrivare da parte vostra e mi risuona con questo 7 di spade. Andiamo a vedere il 7 di coppe, 9 di pentacoli e 5 di bastoni. Io sento che questa persona potrebbe, per quello che voi avete la morte qui, potreste pensare anche di tagliare la conoscenza ad un certo punto o la relazione. Perché? Perché qui la persona sento che è un po' farfallina. Detto sinceramente, ragazzi, potrebbe essere single da un po' comunque e avere diverse energie che gli ronzano o le ronzano intorno. Andiamo a vedere l'otto di coppe perché credo che questa persona stia benone così come sta. Sette di coppe un'altra volta. Che non abbia voglia di, infatti, è come se fosse in pieno equilibrio, sta pensando a quali sono le possibilità future, potrebbe essere con voi, ma anche con qualcun altro perché c'è un 5 di bastoni. Quindi vi dico che potrebbero esserci, sì, altre energie coinvolte. Ora, siccome siete voi ad avere il 3 di coppe, non vi nego che forse siete voi. E quindi questa persona potrebbe, però anche questa persona ha il 7 di coppe. Andiamo avanti, perché io ho l'idea che voi potreste non fidarvi tanto, voler iniziare una cosa molto lenta, in modo trasparente. Certe volte potreste avere come questo impulso di dire no, no, non fa per me, la comunicazione non c'è, bisogna sempre togliergli le parole dalla bocca. So come andrà a finire perché avete la sacerdotessa proietta le dinamiche nel futuro, c'è bisogno come di fissare delle regole, ma sento che anche questa persona secondo me si dà abbastanza i sollazzi e con questo 8 di coppa al contrario e il 3 di pentacoli che adesso andiamo a vedere, sento che non ha tanta voglia, infatti, di costruire. Magari non ha tempo. 3 di pentacoli e 8 di pentacoli. Può essere una questione di tempo, può essere che ci siano altre cose che sta effettivamente gestendo, soprattutto se è una persona di spicco, potrebbe essere molto impegnata nel lavoro, piuttosto che in progetti laterali o personali. Qui con il 3 di pentacoli potrebbero essere questioni legate alla famiglia, legate alla casa, qualche tipo di collaborazione. Potrebbe anche essere un cambio di lavoro da parte di questa persona che lo o la vede impegnata su altri fronti. In realtà sento che a questa persona piace flirtare. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Fante di spade. Mm. E 10 di pentacoli. Andiamo a vedere anche la regina di spade. Qui ho come la sensazione che da parte di questa persona potrebbe esserci come una sorta di controllo, ehm, ma secondo me è perché è una persona a capo di un gruppo, può essere lavorativo o familiare, quindi vi dico, è anche un re, quindi potrebbe essere una persona sposata o che è stata sposata. Tutti questi impegni magari potrebbero essere per dei figli. C'è qualcosa che tiene impegnata questa persona o a livello di presenza casalinga o a livello di presenza all'interno di un gruppo. Andiamo a vedere la regina di spade. Giudizio e sacerdotessa.
C'è una presa di consapevolezza da parte di questa persona. La sacerdotessa è in linea con la vostra. Ho come l'idea, perché anche la regina di spade in realtà, che arriverà ad un certo punto dove si parlerà chiaro. Con questa regina di spade, secondo me, sarete più voi ad affrontare certi temi, come a mettere le carte in tavola, e questa persona si renderà conto della visione più grande, della visione di insieme, come se prendesse una nuova prospettiva. Andiamo a vedere questo fante di pentacoli. Carro, carro e asso di coppe. Io credo che questa persona non si renda conto in realtà del potenziale che c'è tra di voi, ma verso fine mese sento che sì, ci sarà questa chiacchiera. Molti con questo 6 di coppe, io ho come l'idea che potreste rivangare ai vecchi tempi. C'è con questi due carri la decisione di iniziare qualcosa, secondo me. Delimitate bene i confini, perché voi con il 9 di bastoni e il 9 di spade avete ancora, e poi due volte la luna, c'è tanta paura qui. Probabilmente c'è paura di ricadere negli stessi schemi, soprattutto se è una persona che conoscete già da tanto tempo o con la quale ci sono degli andi e rivieni. Qui la vedo molto positiva, è come se si scegliesse di darsi una seconda opportunità. Nonostante le paure, nonostante i timori, nonostante quello che potrebbe esserci stato nel passato, qui ci potrebbe proprio... Ah, due carri, due mondi. Per qualcuno si tratta di un viaggio, delle vacanze, qualche cosa che andrete ad organizzare insieme, appunto. Andiamo a vedere qualche oracolo. La barca. Riceverete quello di cui avete bisogno, parla di progressione, di arrivi, di questioni che si concludono e di muoversi in avanti. Questioni che si concludono e i due carri mi parlano di questioni che si muovono in avanti. Quindi ragazzi c'è un movimento in avanti tra voi e questa persona, c'è un nuovo inizio. Sento che per molte persone è qualcuno del passato che si riaffaccia, eh. Ok, carta numero 30. È molto interessante questa carta. Sapete che prima vi dicevo di porre l'attenzione non solo sulle cose materiali, quindi sulla posizione, sulle abitudini, sulla vita, sui possessi che uno ha, ma di mettere anche l'attenzione su qualche cosa di più elevato, che potrebbe essere la connessione spirituale che avete, piuttosto che la compatibilità. Questa carta è interessante perché vi fa vedere come una farfalla pesa di più di un gruppo di monete. La capacità di trasformazione e di volare alto, mi viene da dire, pesa di più dello status materiale della persona. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, sotto trovate anche il numero di telefono e il link alla pagina web. Per chi volesse iniziare questo percorso di crescita in modo autonomo, autodidatta, può sempre abbonarsi al canale. Lì tratto tantissimi temi che sono frutto dei miei studi di decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Sono le playlist con le copertine lilla, sono 5, ne ho iniziata un'altra recentemente sull'ermetismo, quindi sono argomenti un po' più esoterici. Le altre parlano di metafisica, c'è tutto il tema delle credenze limitanti divise per settore, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di come sviluppare il terzo occhio, dei sensi psichici, insomma, date un'occhiata. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!